Salve a tutti, se siete qui è perché sicuramente avete un po' di vecchie videocassette e vi chiedete quale sia davvero il loro valore. Ho qua le risposte per voi ragazzi, statemi a sentire e vedrete che non sbaglierete. So già che avete visto in rete molti annunci, articoli è la parola più corretta, che parlano di enormi, gigantesche, mastodontiche quotazione delle vecchie videocassette Disney, ma è tutto vero? Ragazzi, qua si parla di videocassette addirittura vendute a $1000, migliaia, addirittura centinaia di migliaia, beh no, che no. Ma è tutto vero ragazzi? Una premessa: mettere in vendita una cosa a 1000 euro non vuol dire che quello sia il suo valore e soprattutto che a quella cifra venga acquistata. Perché, ragazzi, proprio questo è il punto. Io ho fatto una ricerca, sono andato a ricercare in rete il prezzo ai quali effettivamente le cassette considerate più quotate della Disney venissero vendute. Sono andato a vedere e la realtà in realtà è molto ma molto diversa. La fantomatica cassetta è La Bella e la Bestia, che si pensi valga, oddio, un capitale, in realtà viene venduta spesso a pochi dollari in eBay. Perché ragazzi, ripeto, mettere in vendita una cosa a una cifra elevata non vuol dire innanzitutto che quello sia il suo effettivo valore e soprattutto non vuol dire che a quella cifra la gente l'acquisti. Infatti, come vi mostrerò da queste immagini, alla fine le cassette comprate sono quelle che vengono messe in vendita a pochi dollari. Prima di continuare, un'altra parentesi: io mi sto riferendo soltanto alle edizioni vendita dei classici edizione vendita. Sono escluse quindi tutte le videocassette dei live action e delle varie edizioni noleggio dei classici. Per quelli la storia è un po' diversa. Un'altra leggenda che gira è del valore immenso delle videocassette Black Diamond, quelle col rombo nero. Allora ragazzi, in Italia dovete sapere che lo troverete su ben poche cassette, perché il famoso rombo nero è uscito soltanto sulle cassette fino a quella di Bianca e Bernie, il primo film di Bianca e Bernie. A partire dalla Sirenetta, ovvero dal settembre 91, il rombo nero in Italia non è stato più adottato. Discorso diverso in America, che invece hanno continuato ad utilizzarlo. Non è stato più adottato sulle nuove edizioni, perché poi magari, infatti, come vi spiegherò, c'erano ristampe che lo mantenevano. Prendiamo la cassetta di Alice, rombo nero. Diranno, oddio, è una cassetta vecchissima e rara. In realtà questa cassetta, anche qui c'è scritto dietro 1984, ma in realtà questa cassetta è del 1990, della fine del 1990, perché appunto la data dell'84 è quella della prima edizione da noleggio, mentre la data effettiva di questa cassetta, che è la versione vendita, è del 1990. Quando è uscita questa cassetta hanno voluto mantenere dietro la data della versione noleggio e non quella nuova, che sarebbe stata fine 1990, insomma settembre o novembre, non ricordo mai. La Walt Disney cosa faceva? Quando ristampava, o meglio rieditava, cioè faceva nuove edizioni dei suoi titoli, fino al 1991, quando faceva queste nuove edizioni, manteneva le date delle vecchie edizioni noleggio. A rombo nero penserete che è rarissima. In realtà ragazzi, questa cassetta dal 1990 è stata ristampata fino a luglio 97, identica, magari modificando l'ologramma argentato, e appunto dietro, invece di esserci scritto, che so, Walt Disney Home Video via Oepli eccetera eccetera, c'era scritto Buena Vista Home Entertainment, oppure Buena Vista Home Video via Agnello, via Sandri, insomma eccetera eccetera. Queste modifiche qui, ma la cassetta così, con questa identica copertina, con la custodia grande, è stata ristampata fino al 1997. Quindi immaginate quanti milioni di copie ci siano di questa cassetta. Quindi non si può dire che sia una cassetta dal gran valore, ma alla fine ragazzi questo discorso vale per tutte le cassette da vendita dei classici Disney. Non esistono cassette al momento, attualmente, che valgono tanto, perché la Walt Disney ne faceva tantissime copie e molte persone ce l'hanno ancora queste cassette. Quindi tante persone che ce l'hanno ancora, elevato numero di copie, non si può dire che comunque siano cose che valgano tanto. Ma soprattutto, come vi ho fatto vedere, anche su internet alla fine quelle che vengono vendute non vengono vendute per cifre altissime, ma anzi per pochi euro.
quindi insomma non si può sperare di avere profitti che arrivino con 3 zeri, insomma neanche 6 ma neanche 2, quindi ragazzi state un po' più attenti a queste false informazioni che girano, informatevi bene. Spero che il mio video infatti sia servito a questo scopo. Io vi saluto e per chi vuole, ciao ragazzi, alla prossima!